Dopo che la trattativa per Lazar Samardžić è definitivamente tramontata, per l'Inter si apre un altro buco da dover colmare all'interno della rosa, ovvero quello del sesto centrocampista. Ma all'interno degli attuali uomini a disposizione di Simone Inzaghi c'è un ragazzo che potrebbe coprire questo ruolo e che nelle amichevoli precampionato ha ben figurato facendo anche diversi gol contro il Lugano e poi nelle due amichevoli forse più importanti contro il PSG in Giappone e poi il Salisburgo pochi giorni fa. Sto parlando naturalmente di Stefano Sensi, la cui permanenza all'Inter dopo una prima parte di esperienza nerazzurro molto positiva e una serie di prestiti che fra poco vedremo, potrebbe finalmente essere tornata ad essere la possibilità principale. Sensi è più vicino che mai alla permanenza in nerazzurro e in queste ore si stanno facendo appunto delle riflessioni sia sulla l'opportunità di confermarlo in rosa che anche sull'opportunità, perché no, di un rinnovo di contratto. Ma in chiusura di questo contenuto parliamo in particolare dell'aspetto economico e anche del perché rinnovare il contratto di Sensi potrebbe in effetti avere un suo senso. All'interno però appunto di questo contenuto vediamo perché l'Inter dovrebbe o non dovrebbe tenere Stefano Sensi. Quindi ben ritrovati a tutti, amiche e amici passioni interisti. Come sempre vi chiedo un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e alla fine del contenuto vi aspetterò poi nei commenti per sapere la vostra. Però prima vediamo un po' insieme una serie di questioni intorno a Stefano Sensi, che è nato il 5 agosto del 1995, quindi ha 28 anni, ed è arrivato all'Inter nel 2019. Ma come dicevo, fino praticamente a questi giorni, Sensi ha vissuto i primi 2-3 mesi con Antonio Conte in panchina in maniera incredibile, ci ha regalato una serie di giocate clamorose che facevano intravedere dei numeri molto importanti riguardo Sensi, poi ha avuto una serie di problemi muscolari in particolare che lo hanno portato di fatto a saltare quasi tutta la stagione in cui era partito così bene e poi ad essere piazzato in prestito in giro per l'Italia, collezionando in realtà delle prestazioni non così negative come secondo me l'idea generale che ci si è fatti intorno a Sensi sembra voler dire, e arrivando poi a questo punto in cui sembrava ancora una volta in partenza, ma la trattativa saltata all'improvviso per Samardžić ne apre degli scenari diversi. Sensi all'Inter ha fatto 2 stagioni e mezza fondamentalmente, collezionando 52 presenze totali con 4 gol e 4 assist, ma ha saltato ben 47 partite per infortuni di diverso tipo. Questo il dato su Transfermarkt, saltando quindi quasi il 50% delle partite complessive. Poi ha fatto 2 prestiti in Italia, il primo alla Samp, 11 presenze, 1 gol e 4 partite saltate per infortunio, e poi il prestito migliore tra i due, ovvero quello dell'anno scorso al Monza, 30 presenze totali, 3 gol, 2 assist e 6 partite saltate per infortunio, un infortunio però piuttosto serio al perone, ma un infortunio traumatico, quindi non muscolare, e questo è un'altra indicazione da tenere in considerazione. Ha fatto molto bene in particolare nella prima parte di stagione, poi va detto che nella parte finale, quando il Monza ha trovato ulteriore continuità, ha perso un pochino il posto o comunque non è stato più il centrocampista cardine della squadra. Però tutto sommato direi che la sua stagione al Monza è stata più che positiva. Dei numeri molto veloci appunto sulla sua ultima annata, è risultato nel miglior 8% dei centrocampisti europei per numero di passaggi progressivi, diciamo passaggi in avanti in maniera molto semplicistica, nel miglior 7% per passaggi tentati soprattutto nell'ultimo terzo di campo, quindi nella zona più offensiva, nel miglior 15% per azioni che hanno portato ad un tiro della propria squadra, nella media dei centrocampisti per numero di dribbling, e dal punto di vista difensivo ha fatto bene in particolare nel recupero dei palloni davanti la propria area di rigore, mentre un po' meno bene in campo aperto e nel pressing più offensivo, che è una delle caratteristiche dell'Inter di Simone Inzaghi. E in ogni caso diciamo che le statistiche hanno evidenziato come Sensi sia stato uno dei fulcri di gioco nella zona centrale del campo per generare diciamo l'azione offensiva, in questo caso del Monza. Una stagione quindi, come dicevo, molto positiva, una stagione che però, e questi numeri si basano su un minutaggio
complessivo di 1618 minuti giocati, che obiettivamente non sono tantissimi. Vi basti pensare che per esempio Barella nell'Inter ne ha giocati 3608, quindi più del doppio rispetto a Sensi, e quindi avere gli stessi numeri su 3600 minuti o su 1600 chiaramente è piuttosto differente. La heatmap, se l'andate a recuperare sui vari siti della stagione di Sensi dell'anno scorso, è una heatmap che suggerisce un giocatore che ha svariato su tutto il fronte offensivo, ma che preferiva comunque la zona di mezzala sinistra, che è in effetti quella che tecnicamente Samardžić avrebbe potuto coprire, anche se poi in realtà sarebbe stato un giocatore molto intercambiabile anche sulla destra, ma lo stesso si può dire di Sensi, comunque giocatori per certi versi simili dal punto di vista della zona di campo. E nell'Inter, appunto, qualora dovesse rimanere, coprirebbe il ruolo di mezzala di riserva. Abbiamo detto più volte che dal punto di vista delle somiglianze potremmo dire che Frattesi è più simile a Barella, ecco, se vogliamo quindi Sensi ce lo immaginiamo come vice Mkhitaryan eventualmente, quindi nella zona di mezzala, e anche, perché no, in caso di necessità, nella zona di regista. Sappiamo che in mezzo l'Inter ha Çalhanoğlu e Aslani, però in caso di necessità o di infortuni o di indisponibilità, Sensi eventualmente potrebbe coprire anche quella posizione. Chiaramente rispetto al discorso della permanenza se ne parlava anche quando ancora si pensava che Samardžić sarebbe arrivato all'Inter. In quel caso Sensi avrebbe fatto il settimo centrocampista, e a parte che avrebbe potuto anche creare dei problemi dal punto di vista delle liste, ma soprattutto essendo settimo centrocampista o avrebbe avuto estremamente poco spazio lui, oppure per far avere qualche minuto a lui lo avremmo tolto ad altri giocatori degli altri 6 a disposizione, magari anche quelli più giovani come Frattesi, Aslani o lo stesso Samardžić. Questo comunque non accadrà più, perché la vicenda Samardžić ormai l'abbiamo conosciuta fino in fondo, e quindi la permanenza oggi di Sensi da questo punto di vista ha più senso, perché non sarebbe il settimo ma sarebbe il sesto centrocampista. Naturalmente ci sono anche delle controindicazioni da questo punto di vista, e mi sembra piuttosto chiaro che la controindicazione principale riguarda proprio la sua affidabilità. Prima vi dicevo, nell'Inter ha avuto diversi problemi nella sua, in particolare nella prima annata, quella dove aveva conquistato un po' tutti, però è anche vero che nelle successive annate in prestito, soprattutto l'ultima al Monza, di problemi muscolari ce n'è stato, se non sbaglio, uno solo, che però è stato molto lieve, e poi il vero problema è stato l'infortunio traumatico che ha subito al perone. Quindi dal punto di vista fisico, proprio per quello che ci dicono i dati e ci dice la sua storia, la situazione sembra un pochino migliorata. È chiaro che però giocare nel Monza, quindi in una squadra che non fa le coppe e che ha un certo tipo di pressione, e non giocare nemmeno sempre, come abbiamo visto prima dai numeri, non è uguale rispetto a giocare nell'Inter, dove per buona parte della stagione giochi ogni 3 giorni, dove hai delle pressioni importanti e ti vengono richiesti degli standard di rendimento di un certo tipo, e questo può ovviamente incidere anche sull'integrità fisica. Però diciamo che l'idea del Sensi sempre rotto, come si legge e si sente dire in giro, secondo me non è più correttissima. Diciamo che la sicurezza al 100% che Sensi rimanga integro tutta stagione non c'è, però secondo me è diventato un pochino esagerato dire che Sensi sia sempre rotto. Un'altra considerazione da poter fare poi riguarda anche le caratteristiche che ti porti, che ti tieni in casa se decidi di tenere Sensi. Un giocatore che dal punto di vista tecnico è fortissimo, è ben sopra la media, e non lo scopriamo di certo oggi. Un giocatore che secondo me nelle gambe può avere anche dei gol e degli assist, magari non 10 e 10 come i migliori trequartisti, però comunque te li può portare, alcuni gol e alcuni assist. E che però dal punto di vista fisico, non inteso come integrità, ma inteso come stazza, purtroppo anche lui, così come in parte lo sarebbe stato Samardžić, non aggiunge quella dote di, appunto, imponenza fisica e magari anche quelle capacità di essere incontristi, di essere recupera palloni, che forse nel centrocampo di oggi dell'Inter sono la vera lacuna che si verrebbe a formare. Un centrocampo molto tecnico, fatto di giocatori che nella gran parte dei casi amano il palleggio, amano avere il pallone tra i piedi. Ti manca quello che
appunto poteva essere l'anno scorso Gagliardini in termini di caratteristiche fisiche e ti manca un po' un incontrista in fase difensiva. Ho già detto più volte anche in passato che dal mio punto di vista questo è una lacuna evidente, ma non è necessariamente un qualcosa che poi emerge indubbiamente durante l'anno. In alcune partite forse sì, non sarebbe il primo centrocampo della storia del calcio in cui mancano delle caratteristiche, quindi è una cosa da tenere in considerazione, ma non ne farei un dramma definitivo, diciamo così. Il vero limite, la vera paura che ho io personalmente è proprio quella dell'integrità fisica, perché se poi Sensi ricomincia a farsi male, tu da 6 centrocampisti che comunque sono contati per un centrocampo con 3 posti, te ne ritrovi 5 e quindi parti già con un handicap importante. Poi non dimentichiamo che l'Inter quest'anno conta molto di più di quanto in origine non si faceva l'anno scorso su un giocatore come Mkhitaryan, che è stato titolare quasi indiscutibile per buona parte di stagione perché si era fatto male Brozovic, ma rimane un giocatore ben al di là dei 30 anni e che quindi per quanto integro, per quanto forte, rappresenta comunque un piccolo rischio se nella tua idea è quella hai diciamo, il progetto di fargli fare 40 presenze in stagione. Quindi attenzione perché poi si possono aprire delle questioni, proprio a livello di rotazioni, delle emergenze non da poco. Infine chiudo sul discorso economico, come vi dicevo prima, perché intanto Sensi è un giocatore che a livello di bilancio pesa tanto nell'Inter, pesa circa 9-10 milioni di euro a livello di costo rosa, che come diciamo sempre è la somma tra l'ammortamento, l'ingaggio lordo e le commissioni. Quindi decidere di tenerlo in rosa ti porta via una serie di risorse non indifferenti, risorse molto importanti per quella che è oggi a tutti gli effetti una riserva. Come si può ovviare a questo problema? Beh, l'Inter potrebbe valutare e secondo quello che leggevo proprio in queste ore, sono dei ragionamenti che si stanno facendo, potrebbe valutare un rinnovo di contratto che avrebbe 2 grossi benefici. Il primo è che, visto che il contratto di Sensi scade fra 1 anno, nel giugno 2024, ti consentirebbe di lavorare con una maggiore tranquillità, perché se decidi di tenertelo in rosa hai comunque un giocatore che fra 1 anno al quale fra 1 anno scade il contratto e quindi a livello anche psicologico potrebbe risentirne per certi versi, ma soprattutto non puoi valutarne un addio in prestito, per esempio, perché un giocatore che scade l'anno successivo non può essere piazzato in prestito a meno che appunto non gli si rinnovi il contratto. Ma in particolar modo, se tu decidi di tenere Stefano Sensi e gli rinnovi il contratto, puoi lavorare sull'ammortamento, perché Sensi attualmente ha un ammortamento X che pesa sull'ultimo anno di contratto. Se tu gli fai un rinnovo magari diciamo biennale, chiaramente l'ammortamento può calare e quindi il suo peso a livello di costo rosa di riflesso cala. Questo naturalmente a patto che il rinnovo non porti ad un aumento dell'ingaggio, altrimenti cala l'ammortamento, cresce l'ingaggio e allora la cifra totale rischia di non variare. Però io credo che a questo punto, se l'Inter dovesse davvero, come si sente e come pare, decidere di tenere Stefano Sensi, dovrebbe valutare seriamente un rinnovo di contratto. Secondo me nemmeno annuale, ma almeno biennale, per avere comunque una diciamo per spostare in là la deadline, la scadenza ultima, che un rinnovo annuale ti porterebbe a spostare di pochi mesi, fondamentalmente. Quindi tieni Sensi, gli fai un rinnovo di 2 anni, giocandoti chiaramente una percentuale di rischio sul fatto che sia effettivamente affidabile dal punto di vista fisico, cala l'ammortamento, mi auguro anche per ragioni poi di rendimento, che questo rinnovo non porti ad un aumento dell'ingaggio, quindi cala il suo costo rosa e ci puoi lavorare con una maggiore tranquillità, nella speranza appunto che quest'anno eventualmente possa vivere una stagione in cui sono più le luci dovute alle sue giocate, alla sua tecnica, che le ombre dovute magari a nuovi infortuni. Questo era il quadro della situazione. Allora, su Stefano Sensi, pro e contro. Ho visto che la community, anche nostra di Passione Inter, fra tutti voi, è abbastanza divisa, quindi a questo punto vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se terreste Stefano Sensi o se andreste su qualcun altro, perché avendo perso Samardzic, se l'Inter poi decide di non tenere Sensi, comunque un altro centrocampista lo deve prendere, perché devono essere 6 lì in mezzo, quindi la scelta è fra Sensi e qualcun altro. Fatemi sapere nei commenti, per il resto vi ricordo ancora una volta un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e vi ricordo ancora il club di Passione Inter, www
www.passioneinter.club, fateci un salto e valutate di sostenere il nostro progetto. Infine, per chi mi segue in podcast, come sempre lo trovo in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio un altro approfondimento da recuperarti proprio qui.